Ho lasciato spazio alle emozioni, perché so che senza di esse sarei solo una marionetta. Tiro i fili del mio destino ed ogni gesto di cura, ogni fatica, rappresenta quel viaggio di ricerca e di consapevolezza che so di voler intraprendere. Porto i pesi sulle spalle e nei movimenti dei miei muscoli ritrovo presenza. In questi atti giornalieri, semplici, ripetitivi, sento un senso di profondo respiro. È il mio tempo. Lo dico spesso, prendermi cura dei miei animali è prendermi cura di me stessa. Ed è proprio quando le cose non vanno come me lo aspetto, quando le cose non funzionano, che mi rendo conto di trovarmi in un percorso di guarigione. Sto cercando la cura in ogni gesto, di soffermarmi ad ogni movimento, di prendermi del tempo, perché anche questo fa parte di un processo di crescita. Era da tanto che non venivo in questa parte di bosco, ma sentivo di averne tanto bisogno e quindi mi sono presa una mezz'oretta per fare una passeggiata e godere di un po' di bellezza.
oggi mi sono presa un pochettino di tempo per provare a respirare e di riprendere in mano quel senso di gratitudine che di solito fa parte del mio modo di stare al mondo, e mi sta davvero aiutando tanto. Spero che questo mi dia la carica per affrontare queste giornate, che saranno giornate impegnative dal punto di vista familiare, e ho bisogno davvero di provare a ricaricare un pochino le pile e di vivere un passo alla volta, come ho sempre detto. A volte è molto facile dirselo o dirlo agli altri, ma poi farlo diventa sempre più difficile. Io devo dire che nell'ultimo periodo sto davvero imparando a dirmi un giorno alla volta, un minuto alla volta. Poi ci sono dei giorni in cui sono forse sovraccarica e in realtà sono invasa da un caos. Però so che questo posto è un regalo, che la vita è un regalo, e quindi voglio imparare anche ad accettare le cose difficili, perché so che saranno poi il ponte per arrivare dove devo arrivare. Per questo oggi mi vedete con un sorriso, perché so che forse tutto quello che stiamo vivendo e che non vi raccontiamo, perché sono cose molto personali e che non riguardano solo me, e che quindi se un giorno vi vorremmo raccontare, dovremmo raccontarvi insieme. In parte qualcosa vi abbiamo detto, ma molto senza mai entrare nel dettaglio, perché vogliamo mantenere ad oggi quella privacy che riguarda i nostri percorsi di vita personali. Anche se questo posto rappresenta molto quello che è il nostro percorso di vita, però è centrale in questo percorso, ma le nostre esperienze più profonde, interiori, penso che sia giusto che rimangano un po' per noi, ma so che potranno essere in futuro utili anche per altri. Allora forse a quel punto potrebbe essere arrivato il momento di raccontarvi un po' più nel dettaglio. Per adesso so che ci sono delle persone con noi al nostro fianco che conoscono quello che stiamo passando e che ci vogliono bene e che ci sostengono, e so che c'è tempo per ogni cosa sotto il cielo, e che come la natura sorride, soffre, così anche noi abbiamo momenti di pianto e momenti di gioia e di sorriso, e io voglio che entrambi possano avere e acquisire un senso importante e utile per la nostra vita. E perché lo dico? Perché so che soprattutto il giorno d'oggi i momenti di difficoltà, i momenti di demoralizzazione sono presenti, ma ricordati che c'è sempre qualcuno accanto a te che è pronto a stringerti la mano in questo percorso, anche se forse ancora non lo conosci, anche se non pensi che esista, in realtà c'è. E io spero che potrò essere quella persona
che possa stringere le mani di chi sta soffrendo e di chi sta vivendo un cambiamento interiore che spesso è molto doloroso, per chi sta vivendo un percorso di guarigione interiore. E spero di essere guidata anche spiritualmente, guidata dall'alto per poterlo fare. Adesso è il nostro tempo di guarigione, è il nostro tempo di cambiamento. E se un giorno vi racconterò questo percorso, sarà perché so che potrà essere utile. Vi voglio incoraggiare davvero a non chiudervi in voi stessi, ma a guardare fuori di voi, perché ci sono davvero delle persone pronte a venirvi in aiuto e a darvi supporto. Esistono e spero che anche questi video possano essere proprio un motivo di incoraggiamento, di forza per chi guarda.